Dopo i primi episodi di Trieste, Venezia, Bologna, Cremona, Genova, molte erano le richieste per portare la serie in altre parti d'Italia. Ma per questa quinta puntata ho voluto fare qualcosa di differente. Lasciare il bel paese e provare a replicare una giornata di football all'insegna del fair play finanziario nella patria del calcio. E questo è quello che è successo. Perché non ci sono nel weekend. Benvenuti in questa quinta puntata di Non ci sono nel weekend. Prima puntata all'estero con il buon Lorenz. Partenza ore 10 del mattino da Bergamo, last minute pagata 60 euro, direzione London. Questa era l'unica certezza di giornata, oltre al fatto che avessimo un volo di ritorno 21 ore dopo alla nostra partenza. Il resto era totale improvvisazione, perché i piani prima della partenza erano ben diversi. Noi non sappiamo che treni prendere, non sappiamo solo la direzione della prima partita. Diretti al campo, cioè manco dire pause. No. Diretti al campo, siamo focus. Vamos, un'ora e 20 di tragitto. Per andare dove? Ancora non si sa. Let's go! Prima spesa di giornata, 15 pound per uscire dall'aeroporto. Sì. 15 pound a Capocchia. A Capocchia. Dire che si va a Londra per la sua estensione vuol dire tutto e nulla, dato che in città, come potete vedere dai punti sulla mappa, ogni weekend ci sono infinite partite da vedere. La scelta però è ricaduta sul sud-ovest della città, il più possibile vicino al quartiere di Fulham, dove a 5 ore di distanza ci aspettavano 2 biglietti per il settore ospiti. Dobbiamo scendere di nuovo. Robe. Questo? Sì. 3 fermatine, 10 minuti e ci siamo. Ci siamo. I treni ce li siamo giocati. Però si sa, l'Inghilterra e Londra sono un posto dove in teoria è difficile fare weekend calcistici all'insegna del fair play finanziario. Infatti noi andiamo a vedere la Premier League, ma lo facciamo in maniera esotica e soprattutto originale. Sostenibile perché inizialmente dovevamo andare a vederci 2 derby di Londra, di Premier, in 5 ore. Arsenal-Chelsea e Fulham-Tottenham. L'FA Cup del Chelsea non ha voluto. Ed è per questo che abbiamo pensato bene di andarci a vedere una partita del Wimbledon, una squadra con una storia incredibile dove nel 2001 la società ha cambiato sede e stadio, i tifosi si sono ribellati, hanno fondato un'altra squadra e l'hanno riportata dai dilettanti professionisti, e invece no, neanche quella, perché i biglietti erano tutti sold out. E quindi andiamo a vederci l'8ª divisione inglese, dalle stalle come prima partita alle stelle, ma prima pubbettino. Beh, sembra carino. Oh, abbiamo scelto un pub a caso, ma sembra tanta roba, eh. Qua c'hanno anche le partite. Yes sir. Possiamo dire? Onesti? Prezzi onestissimi. Tra l'altro di fianco di noi ci sono 2 ragazzi che stanno bevendo 2 pinte con la sciarpa del Wimbledon. Vado a ordinare e a far vedere quanto è buono il mio inglese. 2 pints. Chi mi conosce da molto tempo sa però che l'inglese è stato per molto tempo un mio grandissimo problema, che ho migliorato con tutti i viaggi che ho fatto in questi anni, ma anche grazie all'utilizzo dello sponsor di oggi, ovvero Cambly, una piattaforma di e-learning che vi permette di parlare con madrelingua inglesi in qualsiasi momento. Potete scegliere la durata delle lezioni, da 15 minuti a un'ora, a qualsiasi tempo vogliate che avete disponibile in app, e soprattutto anche con tutor che hanno accenti diversi, perché spoiler, questa cosa può tornare molto utile, perché guardate cosa qua, nei prossimi episodi vi porterò all'Old Firm in Scozia, dove parlano un inglese piuttosto difficile da capire, a meno che appunto voi magari non l'abbiate sperimentato prima con Cambly, perché no? In tutto questo ovviamente abbiamo un nostro codice sconto, Pietro55 off, che vi permette di risparmiare appunto il 55% su tutti i piani annuali e vi permette di utilizzare la piattaforma a partire da 17,99 € al mese. Oltre alle lezioni tradizionali potrete provare anche corsi, workshop e lezioni di gruppo, e provare ad un solo €1 una lezione di 30 minuti. E che sinceramente vi consiglio, perché l'inglese, soprattutto per gente come noi che ha questa predisposizione al viaggiare all'estero per questioni calcistiche e non solo,
vi permette di aprirvi molte più porte, come appunto il parlare con i tifosi, farvi raccontare degli aneddoti che altrimenti sarebbero un po' più difficili da farsi raccontare. Vi lascio tutto in descrizione, mi raccomando, fatevi un favore, imparate l'inglese, grazie a Cambly, sia per avermi fatto imparare l'inglese meglio, ma anche per aver sponsorizzato questo video. Yeah, and 2 pints of birra Moretti. Have you guys got ID on you? A Pietro Filacorda hanno appena chiesto la carta d'identità per bere una birra. Sembriamo ancora dei giovani ragazzi. Ma secondo me è il capello, è il capello nuovo. Madonna, ecco. Così possono iniziare la 24 ore. Alla nostra e alla vostra. Alle football vibes del non ci sono nel weekend. Non che sia obbligatorio andare al pub prima di un match day, ma sicuramente è la cosa più tipica se volete confondervi con la gente del posto e magari costarvi una buona birra, un panino e in questo caso anche del gran calcio. Senza senso, tipo i Wolves che perdono contro il Coventry, una squadra probabilmente di Championship, sì, al 100esimo 3-2. Infatti qua tutto il pub è esultato. Ma ora era il momento di andarlo a vedere dal vivo il gran calcio, in una poetica 8ª divisione inglese. Allora, dopo la tappa pub che ci ha regalato questo accesso alla semifinale di FA Cup del Coventry, stiamo andando a vedere questa squadra di 8ª divisione. Vorrei dirvi a caso, ma in verità ci è stata consigliata, perché negli anni 20 è stata fondata da il gruppo più grande, uno dei gruppi più grandi delle ferrovie private inglesi. A metà degli anni 90 si è poi fondata con un'altra realtà della zona e adesso si chiama... Come si chiama? Raynes Park FC. Voi pensate che io arrivi preparato, ma sono ignorante quanto voi, ovviamente, quindi questi sono i dettagli che abbiamo sulla squadra che andremo a vedere. Ora le domande sono 2. Ce la faremo a pagare il biglietto con il telefono? E 2, quanto costerà il biglietto? Scopriamolo. Lo scopriremo solo vivendo. Oh, ma che entrata c'hanno anche gli Hey baby. Come on, mate. Let's fucking go. Ci sono tutti i campi tipo di Sunday League. È tutto un parco pieno di campi da calcio. No way. No way. Con le vibes. Aspetta, voglio calpestarlo. Questo è il peggio che puoi trovare in Inghilterra, in teoria. Cioè, Se io da piccolino giocavo su questo campo qua, ringraziamo. se non avesse perso un crociato. Qua ci credono che imparano a correre nel fiato. Ogni volta che tiri la palla va a fanculo, devi riprenderla. È vero. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 campi. 5 di qua e 5 di qua. Sì, stanno giocando là in fondo. Cazzo, guarda quello là, lo vedi a petto nudo o mandibola? A petto nudo, a petto nudo. A petto nudo. In questo momento voi state vedendo il campo prima di me, quindi non so se è bello o meno. E dopo aver vissuto questo momento super eccitante di essere finito in un prato con 10 campi da calcio, andiamo a vedere se riusciamo a entrare a questo incontro di 8ª divisione, che potrebbe essere effettivamente una prima categoria italiana. Sì, più o meno. Secondo me ci sono un po' di differenze, vediamo. Ci dicono che per chi avesse visto il video di Manchester dell'FC United, questi sono una categoria sotto. 10 pound comunque, 10 euro. Fattibile. Ci sta. Adulti 10 euro. Più di 60 anni 6 sterline, da 13 a 16 anni 3 sterline. I cani entrano gratis, cioè. I cani entrano gratis Quindi e noi gli under 12 entrano gratis, quindi noi potremmo entrare gratis. Ma vediamo se si può pagare direttamente lì. Ma c'hanno i tornelli in prima categoria, sta cosa è folle. Si può? Cosa facciamo? Andiamo a prendere prima la birra allora? Sì. Allora sì. Si può pagare col telefono. Vediamo quanto ci staccano 2 pinte. Thank you. 2 birre, 6 pound, 12 pound il pound. Birretta che forse mi sarei aspettato di pagare meno, ma gli standard di Londra sono questi, se non più alti. Ma dall'altra parte ci trovavamo in un chioschetto con già una chiara cura del dettaglio sopra allo standard medio di promozione prima categoria italiano, senza ombra di dubbio. Gente con il merchandising, diversi punti dove prendere le birre, vedersi le partite del sabato e cosa non scontata, che si poteva pagare con la carta ovunque. Real England vibes. Vabbè raga, siamo in pole position, abbiamo la birretta, possiamo pagare col telefono, il posto dentro è una figata. Abbiamo lasciato Guarda anche l'ingresso. tipo... Guarda l'ingresso. Se non è vera questa cosa, cos'è? Questo è calcio vero, capito?
Altro che Premier League in cui andiamo dopo. Qua c'è la gente che si sporca le mani e anche le scarpe perché la stradina è piena di fango. Però mi hanno anche fatto caricare il power bank per riuscire a registrare tutto quanto. Gentilissimi, numeri 1. Come on. We go. Ah, ma c'hanno il bar anche qua. Oh, è bello il campo, dai. Comunque il livello dai è buono, c'è un bel calcio godevole, campo bello, scenario bello, tutto bello. Tipo Premier League mi fa dire non vedo l'ora di andare a vedere un'altra partita, questo mi fa dire non vedo l'ora di tornare a giocare una partita. Ti rendi conto alla fine appunto che siamo comunque promozione, ti fai rendere conto dell'accessibilità, e già avere questo dall'altra parte in Italia, vedi cos'hai da noi con la promozione, dici minchia. A parte il nord nessuno gioca su campi così belli, no. Cioè, a questi livelli qua in Italia giochi sulla pozzolana e sulla terra battuta. L'agonismo è proprio culturale, cioè è proprio la normalità qua. Sì, e infatti dicevo prima, secondo noi il livello comunque qua di questa promozione è più alto di una promozione italiana, sì, effettivamente. Sì. Però non vorrei che ci facciamo anche abbagliare troppo dall'agonismo e dalla fisicità che c'è qua, che è nettamente più alta. Insomma, comunque io penso che questo livello sia più alto. Sì, sì, sono d'accordo. Da capire se effettivamente questa è una promozione, perché questi sono mille dinamiche diverse in termini di campionati. Qua ci sono i campionati della città di Londra. In teoria dovrebbe essere circa quello il livello. 297 i paganti, tra cui noi, che purtroppo per questioni logistiche ci siamo persi la vittoria della squadra di casa perché siamo scappati a fine primo tempo. Però bella esperienza, diversa. Si conclude così. Abbiamo deciso, non è che abbiamo deciso, ci tocca uscire alla fine del primo tempo, perché se no... per noi. Esatto. Perché letteralmente non sono 24 ore a Londra, sono meno di 24 ore, non sono 2 partite in 5 ore, ma meno, 2 partite in 2 ore. Dobbiamo correre nella zona di Fulham, a Craven Cottage. Adesso ci prendiamo un Uberino al Fly e speriamo di arrivare in tempo per il kick-off. 25 minuti e ci siamo. Ci siamo. You say Tottenham and then the another one? Fulham. Tottenham win, I see. Thank you so much. We go. Comunque, voi direte, ma scusate, Premier League, biglietti che potrebbero essere inaccessibili, stracostosi, come mai fa parte di questo format? I motivi sono 2. È che li abbiamo scroccati a Guglielmone Vicario. E la seconda cosa, che in verità il settore ospiti in cui andremo ha un tetto del biglietto, cosa che chiedono anche in Italia. Qua c'è e costa 30 pound, direi un prezzo. Adesso non dimentichiamoci che non siamo lassù in piccionaia, siamo attaccati al campo e poi vi diremo perché. Tra l'altro un'altra curiosità è che i giocatori di Premier League, quando danno i biglietti ai genitori, agli amici, non è che li danno in tribuna quando giocano fuori casa, ma li danno nei settori ospiti. London, mate! Ci è stato detto che quella che stiamo per raggiungere è la camminata più suggestiva e bella di tutto il calcio inglese. Ci hanno un po' detto il perché, ovvero che costeggia il Tamigi e si apre in questo parco un po' mistico, magico e ricco di vibes, ma non sappiamo niente di più, quindi lo scopriremo insieme a voi. Abbiamo 1 chilometro di camminata, dobbiamo andare al ticket office a ritirare i biglietti perché i biglietti settori ospiti sono cartacei e basta. Qua c'è già un bel flusso. Come on, Tottenham. Sottovoce. Uberbot. Che spettacolo. Il consiglio che ci hanno dato e vi diamo è quello di fare un pezzo sul Tamigi e poi seguire all'interno del parchetto. Qua non solo calcio, anche cultura. Anche cultura. Cioè, essere di Londra e ti fa le Fulham così, 2 palle così ci vogliono. Beh sì, eccolo là, Craven Cottage. Tra l'altro c'è un parchetto qua, spettacolo.
vicino allo stadio, il parchetto, stare bene, bambini che giocano, bella gente. Tutto quello che noi non vogliamo e non ci sono nel weekend. Ovvio. Noi vogliamo torce, lanciate, Vogliamo bombe e torce. carta. Si scherza, però Sangue. sicuramente sarà un quinto episodio decisamente più diverso rispetto al solito, meno carico di colori, tutto quello che è il tifo organizzato, ma lo si sa ormai. Compensiamo con altro. E poi comunque il settore ospiti è sempre un po' più caldo rispetto allo stadio di casa. Ma dove cazzo ritiriamo i biglietti? Questa è la domanda. Quello che forse non sapete e che non sapevo di Craven Cottage, uno degli stadi più iconici del calcio inglese, è che sta diventando tutto il contrario di quello che è ora. Passando da un animo tradizionale, quasi vintage, all'essere mischiato al lusso più sfrenato, portato dai proprietari americani che vogliono introdurre, come hanno fatto negli Stati Uniti, ma per il football americano, delle piscine nelle tribune, letteralmente piscine dove poter guardare la partita. E con una delle due tribune già in rifacimento, la conseguenza è un aumento dei prezzi e una visione del calcio sempre più in ottica elitaria, che ovviamente sta creando grosse e giustissime polemiche. Sai cosa fa un sacco strano? Il fatto che la gente entri allo stadio e praticamente sembra che entri in casa. Sì, è vero. Te immagina che ne so, per camminarsi qua domani che non gioca nessuno. Sì, sembra che non Ti ci sia uno accorgi stadio. con uno stadio? No, è vero. Tra l'altro vedo pochissime sciarpe, pochissime maglie, sono tutti vestiti normale. We have 2 tickets. Guglielmo Vicario, player. For Tottenham. Yeah. Thank you. We did it! Facciamo un pack opening. Non sappiamo assolutamente dove andare, però lo facciamo veloci, vediamo. Saranno tipo 2 biglietti normalissimi di carta. Esatto, però. Beh, belli dai, piccolini. Non sono nominativi qua in Inghilterra. Cioè una volta che ce l'hai così sei sereno. Via. Da, dove? Non si sa. Cosa assurda se pensate con la mentalità italiana è il fatto che tifosi ospiti e di casa entrano nello stesso punto e i controlli di sicurezza sono inesistenti. Oh raga, ce l'abbiamo fatta. Siamo dentro. Tra l'altro siamo entrati nello stesso posto in cui c'è il cottage, in cui, spoiler, giocheremo a maggio. Ma questo è un altro discorso. Però guardate che bello. Birra 7 pound, cacchio. Pesante, quasi 10 euro di birra. Dai, dai, è quel momento, il first look, let's go! Bello, dai! Ecci in casa. Ha una sua anima, molto caratteristico, con la stand là piccolina. Là ci sono le sedie in legno, se guardi bene sono in legno. Venire un bel po'. Arrivati ai nostri posti, e che posti, Qua? toccava capire la vera differenza con l'Italia e i suoi settori ospiti. La prima è indubbiamente legata a quanto bene si vedesse. Infatti in Inghilterra, per questioni di vendibilità del prodotto Premier, il settore ospiti è al 99% dei casi, tranne per esempio Newcastle, attaccato al campo e dietro la porta, così da far vedere anche in TV quelle magiche scene dove gli away fans esultano in maniera eclatante ai gol della squadra ospite. Che strano fa il fatto che siamo in un settore ospiti e ci sono le sedute numerate e non tutti vanno dove cazzo vogliono. È proprio un altro pianeta. Non è che puoi dire quello è bello, quello è brutto. No, è proprio un'altra cosa. No. Come direbbe Andrea Petti, non è meglio, non è peggio, è diverso. Ci siamo. Sono bastati pochissimi minuti per capire che avevamo ragione. I settori ospiti sono un'altra cosa. Credimi che rispetto alla partita che ho visto in casa del Tottenham 3 settimane fa, cantano molto di più. Non partivano così tanti cori.
Ovviamente, neanche ve lo sto a dire, zero tifo organizzato, cori che partivano da un singolo, magari a volte non venivano seguiti da nessuno, alternati a momenti di silenzio piuttosto imbarazzanti. Però l'atmosfera del settore è decisamente migliore rispetto a quello che abbiamo visto settimane prima in casa del Tottenham. Pubblico invece del Fulham imbarazzante, si è svegliato solo così. Che beffa così allo scadere, al 42esimo. Inizia il secondo tempo. Io ho visto tante partite di Guglielmo, non l'ho mai visto vincere. Fin da quando giocava in Lega Pro, non vedo più. Quelli di casa si sentono solo dopo i gol, fate ridere. Pietro è andato in bagno, vuol dire che adesso qualcuno segnerà. Giustamente, almeno il gol dovevamo perdercelo anche oggi andando al bagno. Un sacco di gente va a casa. Sarà che tifo udinese, sono abituato a queste situazioni, ma vedere tutto questo per me era follia. Comunque sta andando via un sacco di gente, sta cosa che vai via al 62esimo perché perdi 3-0. 62esimo. Figa, si sta fino al 90esimo. Al di là che non ho mai compreso la logica di uscire prima dallo stadio anche se si perde, ma i tifosi inglesi dovrebbero essere anche un po' più speranzosi di ribaltarla, dato che le partite in Premier regalano spesso colpi di scena. Ed in verità sembrava proprio essere questo il caso, dato che gli Spurs con 2 cambi hanno cominciato a macinare palle da gol. Nonostante le tante occasioni, il gol del Tottenham non è mai arrivato e il settore al 90esimo aveva perso metà dei presenti. Vi lascio immaginare il clima che si respirava. Però alla fine possiamo dare una sufficienza risicata per quei primi minuti precedenti alla debacle in cui tutti cantavano. Ovviamente l'atmosfera degli stadi inglesi è imparagonabile alla nostra, quella tedesca, a tutti i paesi dell'est. Personalmente imparagonabile in negativo. Dirò quello che ormai sta diventando un cliché, ma sembra davvero di andare a teatro. Poco calore, curva di casa seduta in silenzio che ha regalato un'esperienza di tifo nei 90 minuti davvero impalpabile. Sono le 5:01 e voi vi chiederete: ma cosa hanno fatto questi ragazzi tutte queste ore in cui non abbiamo ripreso? Letteralmente niente, siamo stati qua in aeroporto con i telefoni spenti a caricarli. Così si conclude l'episodio di Non ci sono nel weekend, versione estera londinese. Ci vediamo al 6° episodio.